Ciao a tutti, oggi parliamo della pielonefrite del cane e del gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete proprietari di un cane e di un gatto e vi interessa sapere di più della medicina veterinaria, quindi degli aspetti della salute dei vostri cani e dei vostri gatti, iscrivetevi al mio canale e in caso avete delle curiosità lasciatele sotto questo video, sotto gli altri video, in modo tale che io, leggendo i commenti, posso creare poi dei video ad hoc per rispondere alle vostre curiosità. In ogni video cercherò di parlare di una patologia, ma cercherò anche di soffermarmi fondamentalmente su alcuni aspetti che possono aiutarvi nella gestione, quindi magari riuscire a riconoscere una cosa e portare immediatamente il vostro animale dal medico veterinario, come in questo caso parlando della pielonefrite. Cercherò innanzitutto di spiegarvi che cos'è la pielonefrite, che cosa causa e poi chiaramente quegli aspetti che vi possono un attimo accendere la lampadina che il vostro cane non sta bene, il vostro gatto non sta bene e va portato più velocemente possibile dal medico veterinario. La pielonefrite è fondamentalmente un'infezione batterica della pelvi renale, del rene, che avviene attraverso la risalita dei batteri dalla vescica dall'uretere. Cerco di spiegarvi semplicemente come è fatto l'apparato escretore dei nostri animali, che poi è uguale a quello dell'uomo. Fondamentalmente abbiamo i reni producono chiaramente l'urina poi passa negli ureteri, questi ureteri sono due canalini che escono dal rene, vanno in vescica, la vescica si riempie di urina e poi attraverso l'uretra elimina fondamentalmente l'urina attraverso poi diciamo nell'uomo attraverso il pene, nella donna attraverso la vulva e negli animali è la stessa cosa fondamentalmente. Quindi abbiamo questi batteri che colonizzano diciamo la vescica, l'uretere, poi risalgono e vanno a colonizzare la pelvi e il rene, creando un bel problema. Calcolate che quando i batteri colonizzano la vescica abbiamo la cistite, nel cane abbiamo la cistite batterica, nel gatto la cistite batterica è molto rara, quindi è più alimentare nel gatto, però fondamentalmente nel gatto anziano o nel gatto che ha delle patologie come per esempio il diabete mellito può esserci anche la cistite batterica. Comunque questi batteri quindi che hanno colonizzato la vescica poi risalgono l'uretere e colonizzano la pelvi renale e ovviamente poi il rene. E cosa creano? Creano fondamentalmente è una delle cause di insufficienza renale acuta. Un giorno farò un video sull'insufficienza renale cronica o sull'insufficienza renale in generale. È un argomento molto importante da conoscere e quindi farò un video apposito. In questo caso mi interessa che voi sappiate che la pielonefrite è una delle cause di insufficienza renale acuta nei nostri animali. Cosa crea fondamentalmente? Crea generalmente tutti quei sintomi, quei segni che noi vediamo tendenzialmente nell'insufficienza renale acuta. Quindi di solito sono animali che stanno molto male, non mangiano, sono disidratati, anoressici, vomitano, sono veramente animali che necessitano un'urgenza di trattamento perché molto spesso hanno una febbre alta, tendenzialmente con la pielonefrite abbiamo anche temperature sopra i 40 gradi e quindi necessitano fondamentalmente di intervento urgente e quindi è molto importante non sottovalutare questo problema. Come vi dicevo prima, esistono due forme, complicata e non complicata. La complicata è quando abbiamo o delle patologie sottostanti, neoplasie, diabete mellito, oppure delle alterazioni proprio anatomiche che possono esserci a livello dell'apparato escretore, e questa si definisce pielonefrite complicata, oppure non complicata quando non ci sono nessun tipo di alterazione ma c'è semplicemente magari una cistite non curata che poi si trasforma anche in pielonefrite. La diagnosi è abbastanza tra virgolette semplice, o meglio sospetto diagnostico abbastanza semplice perché dovremmo avere questi animali abbattuti che di solito hanno un'alterazione importante anche dell'emocromo con bianchi molto alti, febbre altissima e ovviamente alterazioni a livello dei parametri renali, quindi un'insufficienza renale acuta.
e quindi fondamentalmente questo è il sospetto diagnostico. Poi la diagnosi sarebbe quella di ovviamente prelevare nella pelvi renale i batteri e individuarli. Di solito la terapia antibiotica in questo caso è una terapia che funziona, anche se essendo una zona molto particolare l'antibiotico va molto spesso utilizzato anche per 3-4 settimane, proprio perché fa fatica ad arrivare in quella zona. Di solito, ripeto, si individualizza il microorganismo e si fa diagnosi fondamentalmente individuando il microorganismo che crea questa infezione della pelvi e poi ovviamente del rene. La prognosi è buona se si interviene chiaramente in maniera rapida e veloce, altrimenti chiaramente può creare la morte del soggetto per grave insufficienza renale acuta. È chiaro che la prognosi è più riservata in quelle situazioni dove ci sono delle patologie sottostanti, per esempio delle neoplasie. In quel caso lì chiaramente la prognosi può essere riservata o infausta se chiaramente si riesce a gestire il problema ma c'è sotto un'altra patologia. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.